Ciao a tutti e bentornati su Stelle Turche Rivelate. Prima di cominciare, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete un like e condividete questo video. Il vostro sostegno ci permette di portarvi aggiornamenti freschissimi, retroscena autentici e storie che arrivano direttamente dal cuore del mondo dello spettacolo turco. Oggi vi racconto un momento che ha incantato i fan. Un'uscita in auto che ha visto protagonisti Can Yaman e Demet Özdemir, avvistati insieme per le strade di Istanbul in un perfetto equilibrio tra naturalezza, eleganza e complicità. Tutto è iniziato davanti a una residenza privata, in una zona tranquilla e protetta della città. La scena, descritta da chi era nei paraggi, aveva quell'aria di semplicità che attira più dell'effetto sorpresa. Can è apparso con un look rilassato ma curato, la barba sistemata e un sorriso appena accennato, in una camicia leggera e jeans scuri. Demet, di fianco a lui, ha scelto un giubbino trendy, occhiali da sole delicati e sneakers pulitissime, un insieme che le donava un'allure fresca e chic. Muovendosi fianco a fianco, senza apparente fretta, sembravano sincronizzati in quel linguaggio silenzioso che le coppie affiatate conoscono bene. L'auto, un modello lussuoso e confortevole, ha completato il quadro con una presenza discreta. Non ostentazione, ma scelta netta per privacy e comodità, sedili chiari, vetri scuri, movimento morbido nel traffico della tarda mattinata. Chi li conosce assicura che l'idea fosse semplice, staccare dall'eco degli eventi e dalle pressioni del lavoro, ricavando qualche ora per parlare, ridere, guardare la città scorrere dal finestrino senza dover alimentare altre curiosità. Un piccolo viaggio, più che una fuga, fatto di respiri condivisi. Mentre attraversavano i viali panoramici, le prime segnalazioni hanno iniziato a rimbalzare sui telefoni, storie su social, foto sfocate da lontano, un paio di clip girate al volo. In un frame catturato al semaforo, Demet rideva con spontaneità, la testa appena inclinata. Can, una mano sul volante e l'altra appoggiata vicino al cambio, rispondeva con quell'ironia bassa che gli è tipica quando si sente al sicuro. Il clima nell'abitacolo appariva disteso, quasi domestico. Non c'era la posa studiata degli incontri ufficiali, ma la serenità di chi si concede una parentesi di normalità. A un certo punto hanno fatto una sosta breve in un caffè dall'estetica minimal, con tavolini chiari e una veranda riparata. Sono scesi con calma. Can ha aperto la portiera a Demet e le ha ceduto il passo, un gesto semplice ma rivelatore. Dentro, hanno salutato lo staff con educazione. Si sono scambiati poche parole, un paio di sorrisi in più, quell'attenzione gentile che noti quando qualcuno si prende davvero cura dell'altro. Chi li ha incrociati racconta di una bella energia, niente voli pindarici, solo una vibrazione calda che si sente tra due persone in sintonia. Si sono fermati il tempo di 2 caffè e un assaggio di dolce, poi di nuovo in macchina. Fonti vicine dicono che il tono sia rimasto leggero. Battute sottovoce, ricordi condivisi, forse qualche riferimento a progetti futuri. La loro risata, percepita da chi li ha osservati senza intrusione, arrivava fluida, mai forzata. Non era l'uscita della grande occasione, ma proprio per questo ha colpito, quei dettagli minimi che, messi insieme, creano un'immagine vera. L'unico momento più esposto è capitato a un incrocio trafficato. Alcuni passanti hanno riconosciuto la coppia e si sono avvicinati con i telefoni. La curiosità si è trasformata in scatti rapidi contro il riflesso dei vetri. In più di una foto si scorge Demet che accenna un saluto con le dita, mentre Can cede a un sorriso fugace. Nessuna tensione, nessun gesto brusco. Hanno preferito assecondare la situazione con grazia e poi ripartire non appena il verde ha chiamato. Una gestione pulita, da professionisti che conoscono i ritmi dell'attenzione pubblica e sanno come restarne al timone. Il percorso, a quanto pare, ha toccato zone dal profilo pittoresco, con scorci sul Bosforo e stradine meno battute. Qualcuno racconta di aver visto Demet indicare un dettaglio a lato strada, una facciata antica, un balcone fiorito, e Can rispondere con una battuta pronta, trasformando la guida in un gioco di rimandi. L'atmosfera nel complesso era fresca, quasi festosa, con i toni bassi di una confidenza consolidata. Una semplicità rassicurante, che ha conquistato anche chi di solito resta scettico. Sui social l'onda è partita subito. Tra foto, brevi riprese e commenti, si è creato un mosaico fatto di stupore, nostalgia e approvazione. C'è chi ha lodato la loro eleganza senza fronzoli,
chi ha sottolineato quanto appaiano a proprio agio, chi ha ringraziato per aver mostrato, anche solo per pochi istanti, una versione più quotidiana. L'uscita in auto è diventata un simbolo di leggerezza, qualcosa che i fan hanno trasformato in narrazione condivisa, con piccoli dettagli passati di bacheca in bacheca come se fossero scene di un film riconosciuto da tutti. Nonostante la crescente attenzione, la riservatezza è rimasta intatta. Persino i contenuti spuntati online raccontano tutto e niente, pochi secondi, un sorriso, un gesto. Il resto è rimasto nell'abitacolo, nelle parole che non si sentono, negli sguardi che si capiscono. È questo equilibrio, forse, l'aspetto più sorprendente. Un confine chiaro tra presente pubblico e spazio privato, tracciato senza arroganza ma con fermezza, come a dire che si può condividere l'aria e trattenere il cuore. Quando la parentesi è giunta al termine, hanno fatto ritorno alla residenza da cui erano partiti. L'ingresso è avvenuto con la stessa calma dell'uscita. Qualcuno giura di aver colto, prima che la portiera si chiudesse, un'ultima risata complice, seguita da una promessa leggera, forse un accenno ai programmi della serata o ai giorni seguenti. Un finale morbido che ha lasciato nell'aria un odore di buono, di cose dette piano e capite a metà strada. Nel complesso, questa uscita in auto ha messo in evidenza 3 aspetti che i fan conoscono bene: stile, calore, connessione autentica. Ogni passaggio, dall'abbigliamento alla scelta del locale, dalla gestione del semaforo al rientro, ha raccontato una storia di equilibrio. Non c'è stata la spettacolarità delle grandi prime o dei red carpet, ma la precisione emotiva delle abitudini condivise, il tipo di racconto capace di far avvicinare chi guarda senza mai invadere. Tante reazioni hanno insistito su un punto. Vederli così, senza la rigidità delle luci, ha ricordato a tutti che la celebrità non cancella il bisogno di semplicità. Si può essere icone e allo stesso tempo cercare il silenzio di un pomeriggio normale, con il telefono in modalità vibrazione e la città che ti scivola accanto. Dentro quella normalità, Khan e Dimet hanno lasciato tracce leggere ma chiare, un prontuario involontario di gesti piccoli e importanti. Chi analizza il loro percorso pubblico ha letto in questa parentesi un segnale. Non una dichiarazione solenne, ma un capitolo segnato dalla confidenza. Il modo in cui lui le ha passato il caffè senza guardare, come se sapesse già dove posarle la tazza. Il modo in cui lei ha abbassato di un soffio il volume della musica per commentare una vetrina. Sono micromovimenti che non mentono, fili sottili che tessono un clima di fiducia. E in tempi in cui tutto corre, questo ritmo lento ha avuto la forza di fermare l'attenzione. C'è poi l'aspetto del rapporto con il pubblico, gestito con una lucidità che non appare mai fredda. Accettare una foto senza trasformarla in performance, concedere un sorriso e poi tornare al proprio passo. Un'arte di cui pochi sono davvero padroni. In loro questa misura si è vista a occhio nudo, ed è forse il motivo per cui la giornata, pur semplice, è diventata così significativa per chi li segue. Anche il dettaglio dell'auto ha alimentato le interpretazioni. Non tanto per il modello, quanto per l'idea di rifugio mobile, un luogo che scorre e protegge, una stanza su ruote in cui le parole prendono un certo peso e le pause hanno una musica. Che cosa si siano detti rimarrà nella penombra di quei vetri, ma che ci fosse un dialogo vivo lo suggerivano i volti, rilassati e attenti insieme. Chi era online durante quelle ore sa che l'hashtag dedicato ha iniziato a circolare in fretta. Video montati con sfondi musicali dolci, collage di espressioni rubate, commenti che oscillavano tra la gioia e una tenera incredulità. C'è stato anche chi ha provato a leggere i labiali in un frammento, ma la verità è che non importa. L'essenza di quel momento non stava nelle parole decodificate, bensì nella cornice, in ciò che intorno diceva ci siamo, qui e ora. Resta la sensazione di aver assistito a un piccolo dono. Una finestra aperta il tempo giusto, abbastanza per scaldare e non per far entrare il vento. E questo, per tanti, è valso più di 1000 apparizioni studiate danzare alla perfezione. Se un giorno sarà possibile rivederle in contesti più ufficiali, ben venga. Ma il fascino di queste ore è stato proprio nella sottrazione, nella scelta di non aggiungere nulla di superfluo a un equilibrio già compiuto. Per questo la giornata è stata molto più di una gita in macchina. È sembrata la prova che, anche nelle vite esposte, esistono luoghi sicuri dove mettere via la stanchezza e riprendere la misura di sé. Khan Yaman e Dimet Özdemir hanno attraversato la città senza fare rumore, e proprio per questo hanno lasciato un'eco. Un'eco buona,
di cui i social hanno tenuto il ritmo con cura, come se tutti avessero capito che c'era da custodire, non da consumare. Se il loro legame continuerà su questa tonalità, ci saranno altre parentesi così. Brevi, pulite, capaci di raccontare più di quanto sembra. E noi saremo qui, pronti a accoglierle e a condividerle con la delicatezza che meritano. Perché la bellezza, a volte, è tutta nella distanza giusta tra due persone che si capiscono al volo in un'auto che, per un po', diventa casa. Grazie per aver seguito questa storia insieme a noi. Se vi è piaciuta, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate, mettete un like e condividete il video. Restate connessi? I prossimi aggiornamenti promettono altre emozioni, altri dettagli, altri momenti da vivere quasi in punta di piedi. E quando arriveranno, sarete i primi a saperlo.